perché abbiamo deciso di fare una pazzia. La sensazione di essere qua in questo momento è strana, perché anche la Farnesina non lo sconsiglio. Ciao! Ciao! Se non è wild questo... Non so cosa sia. Allora, inizio da quelli che mi sembrano più commestibili. Fai attenzione a lamentarti del caldo, se tu chiedi fresco, il fresco arriva. Voglio la temperatura corretta, 28 gradi, 30% di umidità. Spiaggia bianca, mare 28 gradi, mojito in mano, va bene così? Abbiamo sbagliato itinerario per quest'estate. E te che volevi il fresco, noi andiamo verso il fresco. Allora, avete visto il lago dei Pepsi, ho detto anche lago dei Giudi? Se non sapete dov'è, andate a cercarlo. E non è semplice neanche trovarlo. Il bar dovrebbe in teoria aprire fra mezz'ora. Ora, siccome c'è un venticello e noi ci abbiamo sul maglioncino, se o me lo faccio in camper o piglio la macchinetta e vado, anche perché Stiamo andando in un posto, stiamo facendo una strada parecchio a est, stiamo costeggiando questo lago che è un lago di confine, sì, perché è diviso tra due nazioni. due nazioni, una piccola e l'altra enorme. Stiamo andando verso nord e verso est perché abbiamo deciso di fare una pazzia. Andare in Russia, ci proviamo, vediamo un attimino. Quindi praticamente noi siamo tutto di là e tutto su. L'abete in spiaggia non l'avevo mai visto, qui il Pino. Il posto è anche carino, per una giornata di sole probabilmente ci saremmo anche fermati. Adesso l'unica cosa che ci interessa è prendere il caffè, andare avanti, costeggiare il lago e arrivare a Narva, dove c'è il confine. No, niente caffè. But nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day, I don't need no sunshine, 'cause I'm dancing with the rain. You will see me. C'è l'altimetro che è impazzito. Siamo davanti ai cancelli del confine praticamente. Guarda lì è gente in coda a piedi. Narva. Confine di Narva. Ora che ha smesso di piovere possiamo farvi vedere dove siamo arrivati. Che fortezza ci abbiamo qua alle spalle. Siamo a Narva e questa è la fortezza di Narva. Dalle mappe è un pezzo della fortezza di Narva. Io voglio scoprire qualcosa di più. Tu? Sì. Andiamo allora. La sensazione di essere qua in questo momento è strana, per il periodo ovviamente. Qua siamo in Estonia, lì siamo in Russia. Quelle persone che stanno camminando lì sono russi. Vediamo se riusciamo a salutarli. Magari hanno appena passato il confine. Un déjà vu, ragazzi. La stessa cosa che è successa al confine col Marocco e l'Algeria, dove c'erano persone dall'altra parte che si salutavano ed erano litigate, diciamo così, e le nazioni erano così, insomma, un po' in contrapposizione, diciamo così. La cosa particolare è che questo è il confine naturale, qui in mezzo passa appunto il confine con la Russia. Siamo in alto, adesso vi metto la mappa così potete capire dove siamo esattamente, ed è uno dei punti più vicini alla Russia.
Pensate che siamo a meno di 100 km da San Pietroburgo. Una particolarità di questa fortezza, che adesso ovviamente è divisa in due, non è più una unità unica, da questo lato è un museo che costa 16 euro, dall'altro lato è anch'esso un museo, costa 50 rubli, che sono circa 50 centesimi di euro. Vi rendete conto della differenza di prezzo in un luogo simile? Se non sono giustificate, così non voglio fare il cattivo, però... Ognuno decide di far pagare i suoi monumenti quanto vuole e noi sappiamo benissimo che in Europa i monumenti sono cari. Ed è per questo che ne visito pochi. Comunque ragazzi, la sensazione, ripeto, di stare qua in questo periodo storico è un misto fra dolce e amaro. Bello perché è bello il posto, amaro perché siamo limitati nel poterlo vedere, perché questo ponte, questo confine si può passare solo ed esclusivamente a piedi. In questo periodo abbiamo letto commenti, abbiamo parlato con persone che ci hanno provato, ci sono code per gli europei, quindi lato europeo di 10, 12, 14, 24 ore. Puoi stare lì a discrezione del frontaliere europeo che decide cosa toglierti, cosa sequestrarti. Non siamo pro Russia, contro Russia, delle politiche non ci interessa assolutamente. Siamo i viaggiatori e come tali ci piace visitare le altre nazioni e quindi essere qua in questo momento e provare a vedere se possiamo entrare in un'altra nazione, per quanto può essere difficile, è nella nostra anima. Ci interessa perché siamo talmente vicini a una nazione così diversa da noi che perlomeno uno sguardo andava dato, ok? Visto che siamo qua vicini, ci va di farvi vedere qualcosa. Non diciamo a nessuno di venire qua in questo momento, provarci, perché anche la Farnesina non lo sconsiglia. Non vogliamo consigliare a nessuno di venire qua. Assolutamente. Però non è il momento giusto. Noi siamo qua in questo momento e per noi lo riteniamo bello poterlo visitare. Che cosa serve per entrare in Russia? Beh, innanzitutto il passaporto, ma deve avere una validità minima di 6 mesi. Poi, per guidare nel territorio russo ci vuole la patente internazionale. Questa la si può fare online, ci sono diversi servizi, di solito una valenza di 3 anni. Noi ne siamo in possesso perché l'ho fatta l'anno scorso. Altra cosa che serve per entrare in Russia in questo momento è un visto, però a parte il visto classico che si chiede in ambasciata, si può fare velocemente un e-visa, un visto online. Si chiede sul sito ufficiale, te lo mandano in 4 giorni e dura 16 giorni di permanenza nel territorio russo. Si può entrare da alcuni confini, non da tutti, ci sono segnalati sul loro sito quali sono i posti di frontiera autorizzati ad accettare questi e-visa e si può entrare tranquillamente da uno ma anche uscire da uno diverso. Poi ovviamente quando sei in Russia col tuo mezzo devi fare un'assicurazione. Ad oggi molte assicurazioni non coprono più la Russia. Questa assicurazione si chiama Osago, la potete anche lì trovare online ed è possibile con pochi rubli poter fare questa assicurazione per 30 giorni minimo. Quello che serve, è importante, ma questo vale anche un po' dappertutto, è avere un'assicurazione sanitaria, visto che non siamo più in Europa, non basta il codice fiscale per avere un'assistenza sanitaria, bisogna fare una polizza privata. Poi ovviamente come passi il confine addio roaming, quindi ti devi avvalere di una eSIM o comprare una SIM card. Ora, qua le opzioni sono tante. Bene, allora siamo arrivati qua a questo confine, una considerazione. San Pietroburgo è qua a circa 80-90 km. È sempre stata una città importante perché ha delle caratteristiche architettoniche impressionanti. Addirittura la metropolitana è molto famosa e forse dicono meglio di quella di Mosca. Visitare San Pietroburgo per noi era anche mostrarvi la loro cultura, come la situazione attuale, come la stanno vivendo. Purtroppo sono nati dei problemi. Nonostante tutte le buone intenzioni e l'organizzazione delle cose che abbiamo detto prima, ci sono dei problemi nel passaggio delle frontiere, o meglio, non è proprio semplice riuscire a passare dall'altra parte. Perché? Il primo problema che si presenta è quello dei soldi, perché passato il confine non funziona più nessun tipo di carta di credito, né Visa, né American Express, né Mastercard, né neanche un PayPal, niente. Quindi bisogna portarsi dei soldi contanti sufficienti a coprire il vostro periodo di vacanza e questo non è proprio sempre un calcolo semplice.
se uno pensa di portarsi dietro, non so, del metallo prezioso, anche questo è vietato proprio per gli embarghi che hanno fatto. Però tutto ciò che non è permesso viene sequestrato. Ma non è solo l'oro, non sono i diamanti, a parte che non li abbiamo. Anche Tecnologia, tipo ipotesi il drone nostro, non possiamo portarlo. A volte alcuni tipi di computer potenti. la legge dice che non si possono portare oggetti che possano essere utili ai russi per sviluppare, mandare avanti o foraggiare la guerra. Però gli agenti di dogana decidono di giorno in giorno quali siano questi oggetti. Quindi, per esempio, ti possono perquisire totalmente il camper, trovare un computer e decidere che quel computer è un oggetto che non può andare di là e quindi te lo sequestrano. Ci sono delle leggi scritte, o meglio, ci sono delle leggi che sono i vari embarghi che continuano a uscire, ma sembra, dai commenti che abbiamo letto nelle varie dogane, che ogni doganiero, ogni poliziotto applica queste cose un po' a piacere su. Quindi ti puoi a volte trovare in situazioni semplici da risolvere, ma a volte invece in situazioni importanti e complicate, tipo persone che hanno fatto passare dall'altra parte senza euro, perché avevano deciso che gli euro non passavano più. E quindi insomma riuscire a mantenersi dall'altra parte, visto che non hai carte di credito, è una cosa da tenere in considerazione. Un altro punto che è comunque complicato è capire quale dogana passare. Qui in Estonia la più vicina a San Pietroburgo è questa. Questo ponte, lo vedete? Questa è proprio la dogana di Narva ed è solo pedonale. Le altre due dogane estoni sono molto più a sud di qua, ci avrebbero obbligati a fare un giro di chilometri molto più lunghi per arrivare solo a San Pietroburgo e tornare indietro. Di quelle due dogane ci sono poche informazioni online, sui vari siti che abbiamo consultato ci sono esperienze descritte traumatiche, perché i controlli a un mezzo grande come un camper possono durare anche più giorni. Anche se avessimo voluto provare a fare le 18-22 giorni di coda ai due confini estoni più a sud, il problema è che è obbligatorio dalla parte europea per entrare in Russia fare una richiesta online su un sito estone che dovrebbe gestire la priorità nelle code, solo che questo praticamente si rivela a quasi tutti un sito quasi fantasma, nel senso che non ci sono date prenotabili, nessun orario prenotabile in nessuno dei 45 giorni disponibili in anticipo. Quindi praticamente diventa impossibile riuscire a prenotarlo. Quindi riassumendo, noi siamo venuti qua innanzitutto per cercare di vedere questa parte che comunque è spettacolare, le due fortezze contrapposte. Il problema è che siamo rimasti col solito cerino in mano. Tutto quello prima riassunto, diciamo che no, assolutamente non è nostra intenzione in questo momento andare in Russia. E quindi niente, pigliamo la bicicletta e ci facciamo un giro qua attorno, guardiamo le fortezze e... Andiamo. Sì, andiamo. Dici che se la prendono per lo scherzetto? No, perché poi alla fine non è uno scherzetto. E abbiamo detto andiamo in Russia. Esattamente quello che abbiamo cercato di fare. Poi riuscirci è un altro discorso. Comunque stavo guardando adesso la gente sulla fortezza di là che guarda di qua e saluta. Adesso voglio andare a salutare anch'io. Qua si vede qualcuno a piedi che passa. Da questo lato c'è la bandiera dell'Estonia e dall'altro lato c'è la bandiera della Russia. Ciao! Ciao! Eccoci nella piazza del comune. Senza grossi sfarzi, piatta come se non ci fosse un domani. Dietro c'è un palazzo con un tetto strano. Ma non c'è un negozio, non c'è niente. Cioè, questa è la piazza principale? Sì, in teoria. C'è un cartello divertente che dice di non scendere con gli sci. Questa, quella che vedrete adesso, è la linea San Pietroburgo-Tallinn, o Tallinn-San Pietroburgo, che se vai su Google ti dice ancora di prendere il treno, ma a me non è più percorribile. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? Vi abbiamo fatto vedere anche questa piccola parte di mondo, ahimè molto discusso in questo periodo qua. Speriamo vi sia piaciuto. Non è sicuramente esaustivo quello che vi avevamo detto, anche perché le informazioni continuano a cambiare di giorno in giorno. Però ci fa piacere avervi mostrato questo punto geografico in cui appunto ci siamo trovati in questi giorni e non volevamo saltarlo. Quindi adesso ripartiamo per E- nuove e altre incredibili avventure.
Oh, ma che silenzio, non ci sono neanche le onde. Veramente. Che strano. In questo parco naturale si può arrivare fino alla spiaggia, come avete visto, con i mezzi, vuol dire non ci sono molti parcheggi. Oggi purtroppo la giornata va e viene, pronta a fare temporale. Non so se facciamo spiaggia oggi, ma ci spostiamo un pochino prima, che c'è un'area, diciamo camping, ma non un campeggio, puoi fare una griglia. Più che altro perché l'ultimo pezzo per venire giù è abbastanza fangoso. Se piove non voglio restare lì impantanato. Poi oggi il mare sinceramente non lo facciamo. Però la caratteristica è proprio questa di sto posto, che hai la spiaggia e subito dietro una grossa pineta che è un impatto, perché non sono molti posti che hanno questo bosco così vicino alla spiaggia. Bella, bel posto. Questa qui sarebbe l'area picnic che avevamo trovato. Come tantissime zone verdi hanno panchine e griglie. Il problema è che oggi qua non c'è neanche un parcheggio. Queste macchine non hanno fatto manco un cenno Per spostarsi. È comunque tutto occupato e non c'è segnale radio e noi dobbiamo rimanere collegati per lavoro e quindi ragazzi ci spostiamo, semplice. Primo incrocio a destra dopo il semaforo. Se non è wild questo, Voglio la griglia. ci serve la griglia, dobbiamo grigliare. Vedi, RMK è il nome, sono queste aree di sosta, si chiamano così, RMK. Madonna, guarda che buchi che ci sono qua. Basta andare piano, noi siamo alti. Vedi, lì c'è la casetta, ce n'è forse anche più di una. Ecco il nostro posto, qui ci mettiamo noi. Certe volte Mauri riesce a infilare Bruto in dei posti, in mezzo a due alberi. Devo farvi vedere come sono fatte queste aree picnic. Allora, qui c'è la zona picnic, ci sono sempre i tavoli, sempre queste griglie, tu fai il fuoco, pronta la brace, tac. Questi qua sono posti dove dormire, chi viene a dormire in tenda ha bisogno di un rialzo. Poi c'è la casetta della legna, già pronta, è un posto dove i ceppi sono già tagliati, stivati qui dentro, ma se non ce ne fossero più potete prenderli in giro e usare questa accetta per tagliare. Ti prendo il kit per fare il fuoco.
verdurine miste, tutte estoni e Franciacorta. Apri Franciacorta, su. Buongiorno. Vuoi spiegarmi cosa è successo questa notte che mi hai svegliata in preda al panico? No, in preda al panico, no. Quasi, dai. No, sta a letto e a un certo punto facciamo, Mariana, ma senti sti rumori qua? C'era un rumore tipo... Oh, siamo da soli nel bosco, cioè ragazzi, adesso parte di scherzi. Allora, guardate la scena. Buio, pesto, non c'era una luce, niente, zero. Guardavi fuori, ci doveva essere un camper vicino a noi, sparito. Non c'era, non si vedeva. E iniziato a sentire... Stesso rumore, 3 direzioni diverse, ma non lo so che cos'era. Mi ho avuto paura. Ho avuto tanta paura. Mi diceva, senti questa cosa, ci sono le streghe del bosco. Le streghe del bosco, aiuto. No, effettivamente erano dei rumori strani, tipo degli urli soffocati, un po' fischiati. Non lo so. Sì, non so che animale... O magari erano gli alci. Bisogna vedere se le alci fanno questo rumore. Adesso ci informiamo su che rumore fanno gli alci, perché qua è pieno di cartelli, attenzione alci, attenzione attraversamento alci. Magari erano quelli. Adesso cerchiamo. Sono le alci. Ragazzi, Madonna, che pelle d'oca. io te l'ho detto che urlavano. Cavoli, quindi ne avevamo diverse qua intorno. Ma ce n'erano un botto. Che paura. Oh ragazzi, abbiamo scoperto che la pelle d'oca. Mi sono cagato addosso. Ho un'esperienza, diciamo, dormire di notte in un bosco da solo, oltretutto. Ragazzi, mi sono cagato addosso. Adesso vi faccio vedere il bosco. Che paura! Faccio vedere dove ci siamo piazzati mentre Mauri cucina lo spezzatino. Vi faccio vedere un piccolo camping tour. Questa qua è l'entrata con la reception e le informazioni. Vado a curiosare un po' di targhe, ma la maggior parte sono tedeschi. C'è tantissimo spazio, figata di posto. E qui c'è un'uscita secondaria che praticamente vi porta direttamente alla stazione per andare a Tallinn. Confermo che sono tutti tedeschi. Questi sono anche qui da un po', visto che hanno la pianta di pomodori. Ho trovato un'altra struttura in un angolo del prato. Ah, questo è un altro bagno. Questa sauna, cabina sauna, ma bisogna prenotare. Io non so perché Marina mi convince a fare queste cose. Lettonia, Estonia. Allora, qua si mangiano molto i pesci, si fanno essiccare molto i pesci, anche le carni, ma soprattutto i pesci. E allora oggi abbiamo comprato questo, non so cosa sia, filetti di pesce grosso, questo direi un'acciuga, questo potrebbe essere lo sgombro, questo l'abbiamo... Protex, e questo potrebbe essere in carpione. Ora, apriamo. Lo facciamo solo per la scienza. Sì, la scienza. Piano, che non sia come lo Sturmström lì, quella roba lì. Yeah. Allora inizia da quelli che mi sembrano più commestibili. Questo qua che dovrebbe essere in carpione. Però senza pelle, mi fa cagare la pelle. Vado? Devi anche prendere il più piccolo. No, carpione. Ma trota? Ok, non lo so. Cos'è? Non lo so, però è dolciastro, quindi a differenza nostra, noi lo facciamo più accettoso. Diciamo in agrodolce allora. Ho paura. Questo qua ce l'hanno consigliato dei ragazzi lettoni. Faccio graduatoria schifezza. Questa che mi sembrava commestibile. Lo sgombro a me piace, ma questo qua non sembra È sgombro. marinato forse, aspetta un po', vediamo. Sono sgombretti piccolini. Interi?
Sì. Non sono filetti spellati. Grazie, che buono. Ah, è sgombro marinato, no? Sì, piccolo, ma affumicato. Ha un gusto che... Ecco, adesso secondo me sono finiti quelli commestibili. Per farvi capire la consistenza. È un... Come cazzo fai a mangiare sta roba, dai? Hanno detto che loro li mangiano così, i pesci essiccati. Cos'è, una cicca? Salato? Sì, Come mangiare un pezzo di plastica che sa di pesce andato male. Secondo me ti piace a te. potrebbe piacere a me? No. A te no. Ok, questo invece che cos'è? Dammi del whisky qualcosa per sciacquare Ah, la dovevamo bocca. preparare l'acqua, è vero? Troppo tardi. Questo- Questo era un altro pesce, però tagliato a fine così. E... Ma tipo un merluzzo, Sì, deve essere un merluzzo, un Baccalà. pangasio. Poi anche quello è anche questo puzza di pesce. marinato. No, non è marinato, questo qua è secco, però sembra che gli abbiano messo dentro il peperoncino. È due uguali all'altro, eh? Sembra plastica. Una cannuccia te stai mangiando. Cos'ha? È un po' piccante. Non fa proprio schifo, però ammorbidito diventa commestibile, diciamo così. Sgombro buonissimo, carpione buono, quella cosa lì. E si potrebbe migliorare. Secondo me questi qua tagliati fini, cipolla, un bel po' d'aceto, insalata, potrebbero diventare buoni. Questo te lo mangi tu. Andiamo al gatto. No. C'è un gatto qua in campeggio. Ma Marina, assaggia, visto che l'ho assaggiato io, adesso assaggi tu. Che io so che a te queste schifezze piacciono. Ce l'hai i denti. Sono le prime prove di quando avrò 90 anni. No, in realtà mi piace il gusto. Lo sapevo io. Se cerchiamo online come mangiarli. Forse. Buongiorno. Stavo credendo. Buongiorno, ci siamo svegliati a Tallinn. Per chi non lo sapesse, Tallinn è la capitale dell'Estonia. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio ambiguo, diciamo in città, ma leggermente fuori, ma non tanto, cioè diciamo è strategica la cosa, però ci sono i cartelli che non sono chiarissimi. Perché in teoria di vetri sosta finisce il primo incrocio. Questo è più o meno un incrocio, non lo so. Vabbè, speriamo che quando torniamo non troviamo il multazzo. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere il centro storico medievale di Tallinn, ma prima iniziamo la nostra visita da un posto dove compreremo un sacco di cose. Sì, te le Il porto in giro. mercato. Ecco. Te le porto in giro tu però, se no allora- prendo la borsa. E allora non compreremo niente. Ok. Non so se riuscite a capire i messaggi subliminali che stanno arrivando al vostro schermo. Vabbè, se non ve ne siete accorti, sopra di me c'è un'indicazione classica di un messaggio subliminale. Quello in verde, poi ognuno lo interpreti un po' come vuole. Questo quartiere è bello perché è un pezzo industriale recuperato, dove sono vecchie fabbriche, vecchi magazzini, che ad oggi sono tutti locali di moda, dove si può andare a giocare a biliardo, insomma, l'hanno recuperata come zona e resa per la vita notturna. Questo addirittura è un container sopra l'altro che fa un locale. Questa è un'altra chicca, è un locale allestito intorno a un vagone sotto alla vecchia ferrovia. Questa è sempre l'area industriale, come prima con tutti i localini, però si vede anche sulla facciata le scritte che sono in lingua locale, cirillico e inglese. Ora sono dei capannoni stranissimi, tipo qua alle spalle ne stanno ristrutturando uno mantenendo la base industriale, bellissima con le vetrate, e costruendo sopra tutte delle, diciamo così, una struttura in acciaio ossidato. È stupenda, io le adoro queste cose. Eccoci arrivati al mercato. Vediamo un po'. Fragole, finferli. Pomodori a 6 euro al chilo non mi sembrano tanto un affare. A parte il cibo che ci sembra un buon 30-40% più caro che nei supermercati, qui è pieno di localini chic, Tipo abbiamo un vegan B12 caffè. bio. Sembra quelli del pane dell'Armenia, ti ricordi? I was getting lost in the quicksand,
Bello, bei colori, un sacco di profumi, ma troppo chic. 50% in più di un normale negozio, alcune cose anche il doppio. Sì, decisamente. Siamo tornati al Porfido Malefico. Ed ecco qua alla chiesa di Sant'Olaf. Ragazzi, pensate che solo la torre, lasciate stare poi il tetto, solo la parte diciamo di muro è alta 60 metri. La parte di tetto sono alti 60 metri. Totale sono 123 metri e per raggiungere la cima ci sono ben 258 gradini. Like a fish on land. Tra i tanti palazzi qui ce n'è uno particolare. Sì, questo era il consolato russo che è stato chiuso, ovviamente. I funzionari se ne sono andati e davanti hanno transennato e hanno messo un po' di cartelli riguardanti appunto la guerra dell'Ucraina. Qui incontriamo un'altra chiesa e l'architettura in generale è molto particolare. At the station where you left, everything was falling off. Who am I Ed eccoci qua alla piazza del municipio. Il municipio, questo è alle mie spalle, che è in stile gotico. Quindi un municipio in stile gotico è anche un po' una particolarità. Siamo nella piazza del municipio ed è carina, con un'architettura molto particolare, con diversi stabili che non c'entrano nulla uno con l'altro. I cinesi. down on the bottom of a well? I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Ed eccoci qua del Beer Gate, una delle varie porte d'ingresso della città, quella rimasta la più fotografata, che risale al 1363. Ovviamente questa qua dava accesso alla parte medievale della città. Abbiamo trovato un passaggio segreto. Facciamo un salto nel tempo. Dwell in the sand like a fish on land. Queste alle mie spalle sono delle lapidi trovate nel pavimento di una cattedrale. Sono posizionate prima del vero passaggio, diciamo così, antico, che riproduce un attimino quello che è la strada antica, che sono questi tre archi in questa parte finale che si vede. Adesso andiamo dall'altra parte. Poi Tallinn è piena di questi passaggi medievali bellissimi, ma tutti con le scale però. Quindi noi in bici adesso facciamo un'altra strada. Forgetting what I did, what happened to you all night. Da qui spunta una delle cattedrali più fotografate e instagrammate. Nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. That I figured you out, but you're making me high, right? Ed eccoci arrivati in cima dopo una lunga salita con la bicicletta a palla, così, Marina mi ha odiato. Siamo arrivati alla cattedrale di Aleksandr Nevsky. Ragazzi, non so come si pronuncia, ci sono un po' di SKI greca, è lunga, così. Cattedrale ortodossa in stile russo. Adesso ci giriamo attorno per cercare di vedere, perché c'è una piazzetta lì davanti. Cause she's one of a kind and it's so hard to turn down. Oh, it's 24/7, she feel like the one now. Cause she's one of a kind and it's so hard to turn down. Oh, it's 24/7, I'm feeling it now. Forget what I did, what happened to you, baby, all night. And do it for me, it feels like I'm losing my mind. Nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind. Bene, eccoci qua alla conclusione della nostra breve visita a Tallinn. Tallinn è una città del nord, chiaro, e come tale non è che abbia grandi cose. Diciamo una cosa, una nostra cittadina medio-piccola in Italia ha 100 cose in più da vedere. Diciamo che questa ha una differenza di architettura molto carina, molto colorata, cioè questa cosa qua ci è piaciuta molto. Questa parte medievale che abbiamo visto è molto carina, merita una visita, perché non voglio dire di no. Però non so, una costante che abbiamo in queste città è che alla fine sono molto uguali, questi pavimenti molto... I pavimenti ci restano impressi perché con la sconnessi. bici sono infattibili. E comunque tutte quelle che sono le strutture, le chiese o comunque parti storiche, pochissimi affreschi, proprio dato una mano di bianco sopra, quindi
perdono un po' quello che è il fascino del tempo. Ora, non dico che devono affrescarle adesso, però l'Italia, ripeto, una chiesa piccolissima in un paese è 100 volte meglio. Questo è il mio parere, assolutamente. A me sta lasciando un po' quel senso che lasciano a te le 4 pietre. Non è che sono brutti posti, però ho visto 1, 2, 3, 4. Dopo un po' dici, ah che bello, però La sensazione delle solite 4. che più o meno sono sempre uguali. Brava, io sono contenta che lei ha capito qual è stato il mio disagio per questi anni. Comunque, per chi è appassionato di musei, di magari approfondire magari all'interno delle chiese, perché comunque molte chiese si possono visitare. Ripeto, Anche i palazzi, Esatto. hanno una storia ogni palazzo, abbiamo visto guide, gruppi fermi per ore a spiegare ogni palazzo. Noi non siamo quel tipo di Ricorda, viaggiatori, insomma. Va bene, ti spiegano il palazzo, c'è una statuina alta così, dicono no perché questo risale al mio. No. Tanto non me piace. lo ricorderei comunque. Però se volete approfondire le cose ci sono guide, se volete entrare ci sono musei, più o meno la media 15-20 euro l'uno, si può fare tranquillamente un weekend classico in una città europea, anche d'inverno, secondo me sotto Natale i mercatini magari attirano un po' di più. Tra l'altro siamo vicinissimi a Helsinki, che è qua di fronte. Noi adesso non siamo sul mare perché sul mare c'è tutto il porto di Tallinn. Esatto. E non so, ma sono pochissimi chilometri per Helsinki, basta prendere un traghetto e sei di là. Ma c'è il traghetto che va anche a Stoccolma, che è a 80 chilometri linea d'aria, forse meno. Sì. Quindi sei vicino anche ad altri Sì. punti, diciamo, Quindi uno raggiungibili. che magari vuole fare un giro in camper, poi arrivare dall'altra parte, sconfinare, poi scendere dalla parte Sarebbe baccana. un bel giro. Direi che a questo punto, siccome non siamo riusciti a trovare un cappuccino che non costi 4,5 euro, io voglio un caffè da qualche parte, me lo devo Sa andare che a prendere. torniamo in camper. Brava. Chiedo sempre per un amico, ma una via di mezzo dai 30 gradi e il diluvio? Aiuto! C'è un fiume, c'è. Guarda quella macchina, già le ruote a metà. Sembra che ha smesso un attimo di piovere. Ricomincia. Qui l'acqua che si è formata scende a fare un fiume praticamente. La spiaggia sarebbe lì sotto. Magari domani.